E se più di 100 anni fa una donna avesse capito sui capelli qualcosa che noi oggi abbiamo dimenticato, una donna che non voleva tinture, non voleva permanenti, che non pensava che per avere capelli belli fosse necessario trasformarli continuamente. Al contrario, la sua idea era molto più semplice: prendersi cura dei capelli, farli crescere e soprattutto riuscire a conservarli nel tempo. Quella donna si chiamava Martha Matilda Harper e aveva una chioma difficile da dimenticare. Capelli foltissimi, lucidi, lunghissimi, talmente lunghi da arrivare praticamente fino a terra. E diciamolo, oggi non è così facile entrare in un salone e trovare un professionista dei capelli con una chioma simile alla sua. Martha non si limitava a parlare di cura dei capelli. La sua filosofia la portava letteralmente sulla testa. Ma la parte più incredibile della sua storia è forse un'altra, perché Martha non nasce ricca, non appartiene all'alta società, non eredita un'azienda. A soli 7 anni viene mandata a lavorare come domestica e quella bambina, molti anni dopo, avrebbe costruito un impero dedicato alla cura dei capelli. Martha nasce in Canada nel 1857 in una famiglia numerosa e con pochissimi mezzi. Quando ha appena 7 anni viene mandata a lavorare come domestica ed è durante quegli anni che avviene uno degli incontri destinati a influenzare profondamente la sua vita. Martha lavora presso un medico e proprio lì entra in contatto con idee sulla salute del cuoio capelluto e sulla cura dei capelli e soprattutto con la formula di un tonico. Quello che per altre persone sarebbe potuto rimanere semplicemente un lavoro domestico, per Martha diventa qualcosa di diverso. Osserva, impara e soprattutto conserva quelle conoscenze. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, a Rochester, nello stato di New York. Continua a lavorare come domestica, ma nel frattempo risparmia dollaro dopo dollaro fino a mettere da parte circa $360. Nel 1888 prende quei risparmi e decide di rischiare. Apre il proprio salone. E già qui la sua storia sarebbe straordinaria. Una donna ex domestica alla fine dell'Ottocento che utilizza i propri risparmi per costruire un'attività indipendente. Ma Martha non vuole semplicemente aprire un posto dove poter pettinare le signore, vuole creare un metodo. Nasce così il metodo Harper. Entrare in un salone Harper significava entrare in un mondo costruito attorno alla cura della chioma. Martha non considerava i capelli semplicemente qualcosa da tagliare, arricciare o acconciare. Per lei bisognava partire da ciò che stava sotto i capelli. Il cuoio capelluto, detersione, massaggio, spazzolatura, cura delle lunghezze, regolarità dei trattamenti e soprattutto costanza. Non prometteva di trasformare una chioma in pochi giorni. Il suo metodo era basato sulla continuità ed è una cosa che trovo incredibilmente moderna, perché ancora oggi siamo circondati da prodotti che promettono capelli completamente diversi dopo 3 applicazioni. Martha lavorava invece su qualcosa che richiede necessariamente tempo: la conservazione della chioma. Una delle caratteristiche più interessanti del metodo Harper era proprio l'attenzione dedicata al cuoio capelluto. Il massaggio non era un piccolo gesto aggiunto alla fine del trattamento, era parte della filosofia. La cute veniva manipolata e massaggiata, i capelli venivano lavati e trattati, la chioma veniva seguita nel tempo e le donne che lavoravano nel sistema Harper non imparavano soltanto a realizzare acconciature. La loro formazione comprendeva anche nozioni di anatomia e fisiologia. E siamo alla fine dell'Ottocento. Questo è uno degli aspetti che personalmente trovo più affascinanti, perché pur appartenendo a mondi completamente diversi, alcuni principi mi ricordano inevitabilmente filosofie molto più antiche come quella ayurvedica. Martha non praticava Ayurveda, ma ritroviamo concetti che per chi conosce quel mondo suonano molto familiari. La cura della cute,
il massaggio, la routine, la costanza e soprattutto una cosa che oggi abbiamo quasi dimenticato, il tempo. Quando vediamo una fotografia di Marta con quei capelli praticamente fino a terra, la prima domanda viene spontanea: come faceva a farli crescere così tanto? Ma io mi farei una domanda diversa: come faceva a non distruggerli mentre crescevano? Perché i capelli crescono sempre, questo lo sappiamo, ma se vogliamo arrivare a lunghezze estreme, la crescita è soltanto metà della storia. L'altra metà è riuscire a conservare ciò che abbiamo già. Pensate alle punte di una chioma lunga fino a terra. Sono capelli che hanno attraversato anni di lavaggi, sole, vento, pettinature, manipolazioni. Per arrivare fino a lì non basta che il follicolo produca capelli, bisogna evitare che quelle lunghezze vengano progressivamente distrutte. Ed è questo il concetto che secondo me Marta aveva capito benissimo. Non basta far crescere i capelli, bisogna riuscire a tenerli. E guardando la sua chioma direi che lei ci riusciva piuttosto bene. Marta possedeva qualcosa che nessuna campagna pubblicitaria avrebbe potuto inventare: se stessa. Immaginate di essere una donna alla fine dell'Ottocento. Entrate in un salone dedicato alla cura dei capelli e davanti a voi compare una donna con una massa enorme di capelli che scende quasi fino al pavimento. Non serviva a spiegare troppo, quella chioma diventava la dimostrazione visibile della sua filosofia. Marta la mostrava, veniva fotografata con i capelli sciolti. La sua immagine diventò inseparabile dal metodo Harper ed è una strategia potentissima ancora oggi. Se insegni alle persone come prendersi cura dei capelli, prima o poi guarderanno inevitabilmente i tuoi. Marta questo lo aveva capito più di 100 anni fa. Naturalmente il metodo Harper comprendeva anche dei prodotti e uno dei più famosi era il Mascaro Tonique, destinato al cuoio capelluto. Nella formulazione storica troviamo ingredienti come salvia, sale, chinino, alcol e cantaride. E qui c'è un dettaglio curioso. La cantaride non è una pianta, deriva dalla Litta vesicatoria, il coleottero conosciuto anche come mosca spagnola, utilizzato storicamente per la cantaridina. Personalmente non riprodurrei mai quella parte della formula perché non utilizzerei un ingrediente che comporta l'uccisione di animali. Ma questo non rende meno interessante studiare una formulazione dell'Ottocento. Anzi, eliminata la cantaride, trovo affascinante capire cosa possiamo recuperare oggi dell'idea originale di quel tonico, perché riscoprire una formula storica non significa necessariamente copiarla alla lettera. Ed eccoci alla parte che forse mi affascina di più di tutte. Marta non costruì il proprio metodo attorno alle tinture, non lo costruì attorno alle permanenti. La sua idea di bellezza partiva dalla cura della chioma naturale ed è una differenza enorme, perché tra la fine dell'Ottocento e soprattutto l'inizio del Novecento, il mondo dei capelli avrebbe imboccato progressivamente un'altra strada: nuovi trattamenti, nuove tecniche, permanenti, colorazioni, decolorazioni, la possibilità di cambiare continuamente ciò che la natura ci aveva dato. Marta rappresentava quasi la filosofia opposta: questi sono i miei capelli, me ne prendo cura, li proteggo, li coltivo. E attenzione, questo non significa che tutte dovessero avere i capelli fino a terra. Il punto era un altro. Il capello non doveva necessariamente essere continuamente trasformato per essere bello. Poteva essere curato. Il successo arriva e il nome Harper comincia a circolare. Nei suoi saloni entrano donne benestanti, personaggi pubblici e membri dell'alta società. Tra i nomi associati al sistema Harper troviamo Susan B. Anthony, Woodrow Wilson, Calvin e Grace Coolidge, Ellen Hayes e negli anni successivi del sistema anche Jacqueline Kennedy. Il metodo raggiunge persino ambienti legati alla famiglia reale britannica. E pensate per un momento al contrasto. Marta aveva trascorso l'infanzia e parte della giovinezza servendo nelle case degli altri. Adesso erano persone ricche e influenti a entrare nei saloni che portavano il suo nome. Ma Marta non stava costruendo soltanto una clientela, stava costruendo un sistema. Anche l'esperienza fisica del salone
doveva essere diversa. A Marta viene attribuita l'ideazione di una poltrona reclinabile per il lavaggio dei capelli, che permetteva alla cliente di inclinare comodamente la testa all'indietro. Vi ricorda qualcosa? È praticamente il principio che troviamo ancora oggi davanti ai lavatesta dei parrucchieri. Marta non brevettò quella soluzione, eppure il suo modo di organizzare il trattamento dei capelli contribuì a cambiare l'esperienza del salone. Ma la vera intuizione imprenditoriale doveva ancora arrivare, perché Marta capì che non poteva esserci una sola Marta Harper, doveva formarne altre. Le donne formate nel suo sistema venivano chiamate Harperites e questa parte della storia, secondo me, meriterebbe quasi un video da sola. Marta prende ciò che ha imparato e costruito e comincia a insegnarlo ad altre donne. Le forma, trasmette loro il metodo Harper, i trattamenti, una precisa idea di come dovesse funzionare un salone. Molte di queste donne provenivano da condizioni economiche non privilegiate, esattamente come lei, e attraverso quel sistema alcune potevano arrivare a gestire una propria attività. Pensate a cosa significa nel contesto dell'epoca. Marta non stava soltanto vendendo trattamenti per capelli, stava creando indipendenza economica femminile. Una bambina mandata a lavorare come domestica a 7 anni era diventata una donna capace di offrire ad altre donne una strada che lei stessa aveva dovuto costruirsi praticamente da zero. Oggi utilizzeremo probabilmente una parola molto semplice, franchising, ma all'epoca era qualcosa di estremamente innovativo. Non bastava aprire un salone e mettere fuori il nome Harper, bisognava entrare nel sistema, ricevere formazione, seguire il metodo, utilizzare l'identità e i prodotti associati al marchio. Il risultato fu impressionante. Un salone diventò decine, le decine diventarono centinaia. Il sistema Harper arrivò a contare centinaia di saloni fino a circa 500 tra Stati Uniti, Canada ed Europa. E tutto era iniziato con una domestica, una formula, una massa incredibile di capelli e circa $360 risparmiati lavorando. Il Novecento porta con sé un cambiamento enorme. Il rapporto con i capelli cambia. Cambiano le mode, cambiano le lunghezze, cambiano i saloni, l'industria cosmetica cresce, la permanente diventa desiderabile, la colorazione diventa sempre più comune, le donne vogliono trasformazioni sempre più rapide e il mercato comincia a chiedere qualcosa di molto diverso dalla filosofia originale di Marta. Il sistema Harper finisce progressivamente per adattarsi. Arrivano anche servizi che Marta aveva tenuto fuori dalla propria concezione originaria. Ed è qui che la sua storia diventa quasi paradossale, perché Marta aveva costruito qualcosa di enorme proprio grazie alla sua diversità, la cura della cute, il massaggio, la costanza, la conservazione della chioma, una bellezza che non aveva bisogno di essere continuamente trasformata. Con il passare del tempo, invece, il mondo dei saloni sarebbe andato sempre più nella direzione della trasformazione. Forse il suo nome oggi non è conosciuto quanto dovrebbe. Eppure, molte cose che associamo al moderno mondo dei saloni hanno una storia che passa anche da lei. Ma secondo me, la parte più interessante della sua eredità non è una poltrona, non sono nemmeno i centinaia di saloni, sono alcuni concetti incredibilmente semplici. Partire dalla cute, massaggiarla e prendersene cura, trattare le lunghezze con attenzione e soprattutto capire che una chioma lunga non si costruisce soltanto facendo crescere i capelli, si costruisce conservandoli anno dopo anno. Marta Matilda Harper morì nel 1950 a 92 anni. Era partita come domestica a 7 anni, era diventata imprenditrice, aveva formato altre donne, aveva costruito un sistema internazionale e soprattutto aveva trasformato i propri capelli nella dimostrazione vivente di ciò in cui credeva. Ed è forse questo il motivo per cui, più di un secolo dopo, guardando una sua fotografia, viene ancora spontaneo fermarsi, perché quella chioma sembra dirci qualcosa di molto semplice. Forse prima di chiederci continuamente come trasformare i nostri capelli, dovremmo tornare a chiederci come prendercene davvero cura.
E voi conoscevate la storia di Martha Matilda Harper? E soprattutto, secondo voi, chi si occupa professionalmente di capelli dovrebbe essere il primo a dimostrare con la propria chioma di saperli davvero curare? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.